Io confesso che con la naming di Marantz non mi trovo granché bene, per cui so che questo si chiama Model 60, ma semplicemente N che starà per Network. Network, sì. Esatto, ma semplicemente perché l'ho letto. Quello che avevamo provato prima È il 30 perché è il fratello piccolo. no, questo è il fratello grande. È il fratello grande senza solo analogico, senza parte network, perché la naming di Marantz va a scendere, cioè il numero più grande è l'entry level, il numero più piccolo è il top di gamma, tanto che stiamo aspettando il Model 10, che è il nuovo integrato top di gamma della Marantz, che Questo è però 10. contraddice quello che hai appena detto. No, perché? Il 10 è il più bravo, il più grande, il Sì. più bello, più scendi e meno sono prestanti. No, più sali e meno sono prestanti. Il 30 che abbiamo provato noi è il 10, è il top di gamma. Ok? Come sarà questo amplificatore non ve lo diciamo, a meno che non fate subscribe, no? Iscrivetevi, scampanacciateci. A tra poco. Ciao. Partiamo da lì. Allora, Giulio, ti voglio fare una domanda. Dimmi. Chi è Yoshigori Ogata? È il Sound Master, se non ricordo male questo è il nome del titolo, della Marantz, che ha preso il posto del compianto Ken Ishiwata, personaggio mitico, storico, brand ambassador, ambasciatore del marchio della Marantz, che noi abbiamo avuto occasione di incontrare tante volte ai tempi dei Top Audio o piuttosto a Monaco. Aveva un modo di vestire molto molto orientale, tendeva a sottolineare la sua appunto giustamente, per carità, però mi ricordo una volta una specie di cappottone arancione dove c'era era secco, basso. Va bene, allora però è stato, se vogliamo, colui che ha definito per una quarantina d'anni il suono tipico degli apparecchi Marantz. Tra l'altro facendo un lavoro complesso, perché lui ha preso il suono Marantz vero e l'ha traghettato attraverso il tempo con le varie aziende che hanno posseduto Marantz. E le varie tecnologie che si sono avvicendate. Esatto, tra l'altro c'era anche Philips che per un periodo è stata... ha comprato la Marantz e in quel periodo uscì il famoso CD 63 Kiss Ken Ishiwata Signal, che era un CD della Philips ricarrozzato Marantz, dove Ken aveva messo le mani e fu un best buy assoluto. Allora, qui dentro che cosa ha fatto questo signore? Allora, Yoshigori ha implementato tutta una serie di circuitazioni HDAM di ultima generazione, sia nella sezione finale che nella sezione di preamplificazione. Perché? Perché questo prodotto viene dal Model 7000. Cos'è HDAM però, per chi non lo sapesse? È un tipo di circuitazione di amplificazione proprietaria della Marantz. Allora, il Model 7000 costava 1.000 euro, questo che lo sostituisce ne costa 1.500. Quindi un certo impegnativo aumento, il 50% in più dal punto di vista del costo, scusate, ma ha fatto tanto lavoro dentro. Allora, prima di tutto ha ottimizzato i percorsi dell'alimentazione, dell'energia e del segnale, per cui ha messo, e lo vedremo nello sventramento, i condensatori di filtro direttamente attaccati alle sezioni finali, cosa che si vede negli amplificatori più costosi. Poi ha implementato la nuova circuitazione sul finale, ha implementato la nuova circuitazione sul preamplificatore, lasciando la potenza invariata. Quanta? 60 watt per canale, ma aumentando di molto la corrente massima erogata dall'amplificatore. Quindi questo gli consente di pilotare anche carichi non più proprio difficili. semplicissimi. Esatto. Diciamo per i nostri ascoltatori più fobici in materia che non è un amplificatore in classe D, è un tradizionale amplificatore in classe AB. AB con un'alimentazione toroidale che vedremo nello sventramento per la parte finale, per la parte di preamplificazione, e un'alimentazione switching invece per tutta la parte di servizi e network. E già qualcuno qua si starà sentendo male. Problema suo. Avrà delle convulsioni.
Anche perché questa è la scelta più intelligente per rendere l'amplificatore performante, ma per fargli assorbire il meno possibile quando sta in stand-by, e questa è anche una questione di sicurezza, perché meno assorbe, meno scalda e meno c'è la possibilità di incendi, per esempio, no? Quindi magari se proprio uno se ne frega dell'aspetto ambientale. Ecco, esatto. Ma comunque. Allora, però per gli ingressi sei molto ferrato. Dunque, gli ingressi sono la dotazione di ingressi standard in ambito analogico, quindi c'è un ingresso marcato CD, altri 2 ingressi marcati linea 1, linea 2, e poi ci sono ingressi digitali coassiale, ottico, c'è un ingresso digitale HDMI ARC. Altra cosa interessante è l'uscita left e right pre-out e l'uscita sub fissa a 150 Hz, quindi che non si può modificare, ma questo serve molto interessante qualora questo venga utilizzato anche in un setup 2.1 con un televisore. L'uscita è una, un setup 2.1, e quindi può essere estremamente utile. Poi c'è l'ingresso fono per fonorivelatori a magnete mobile MM, che noi abbiamo provato con soddisfazione, mi pare che funzioni. Mi sembrava il parente povero, e ci mancherebbe di quello sul Model 30, che era spettacolare. Sì. La N significa network, e quindi significa che è dotato della piattaforma EOS, piattaforma della quale noi abbiamo già parlato pochi mesi fa, quando abbiamo fatto la prova del Marantz M1, e che quindi sostanzialmente il giudizio resta invariato, perché è rimasto esattamente quello. Piattaforma molto stabile, molto curata, anche perché è una piattaforma che è stata sviluppata nel corso degli anni, quindi matura sicuramente. Sì, poi ha questa forma grafica che mi ricorda chiara, quasi museale, che mi ricorda un po' Instagram, forse è più adatta ai giovani piuttosto che a noi vecchi catenacci, io non lo so. Una cosa che io ho apprezzato nelle prove che ho fatto, la possibilità di gestire parecchie radio internet, cosa che è un argomento che mi sta abbastanza appassionando, e mi ha colpito il fatto che, andando a selezionare una radio in particolare, BBC ad esempio, sul display OLED viene scritto BBC. È una cosa carina. Eccellente display OLED che serve, allora, se avete bisogno di capire se ci vedete o meno, potete utilizzare questo display, ma come il 99% dei display che stanno sui prodotti, perché diciamo che le lettere sono un po' piccoline. Il volume si vede abbastanza, insomma, da lontano si vede abbastanza il volume. Il volume però è molto grazioso, e scusate, il grazioso volume, è grazioso anche il balance, che fa vedere quanto ti stai spostando di qua e lo stiamo facendo vedere. È sicuramente ben fatto. Allora, quindi volume, controlli di tono, bilanciamento, tono, bilanciamento. Questo è il bypass, che ovviamente è inserito, sì. il bypass, il Pure Direct. Pure Direct significa che la circuitazione salta, scavalca a pie pari tutte queste regolazioni. E poi una cosa, Giulio, che non abbiamo detto, che ti piace da morire, che è non solo l'uscita cuffia, per te indispensabile da 6,3, ma anche la connettività Bluetooth e Wi-Fi. Esatto, sono due come posso dire, caratteristiche che per me sono tendenzialmente indispensabili, vengono quasi prima del volume. Allora, a parte questa nostra querelle, diciamo, sì. Ecco, però in questo caso, siccome ci troviamo di fronte a un prodotto che comincia a avere delle performance e un suono significativi, è in grado di far sentire le differenze fra una discreta connettività e un'ottima connettività. Quindi quello che esorteremmo i nostri followers a fare è cercare di trovare la migliore connettività, nel caso nostro Ethernet, in modo da spremere tutte le stille di suono, le migliori stille di suono da questo amplificatore. Poi, detto questo, veramente scherzi a parte, sono consapevole del fatto che molte persone, forse la gran parte delle persone che utilizzeranno questo amplificatore, probabilmente lo utilizzeranno collegato con il Bluetooth per via di praticità, comodità, i discorsi che abbiamo fatto 100 volte. Però ecco, come diceva Giancarlo, dal momento che è un apparecchio che ha ricevuto tante attenzioni, tante come dire, cure nei dettagli,
e magari regalargli un buon cablaggio sia di segnale che di potenza, utilizzarlo, insomma cercando proprio di sfruttarlo per quello che è in grado di dare, secondo me rende giustizia ad un apparecchio che proprio in virtù dell'attenzione che i progettisti gli hanno riservato suona molto bene ed è in grado di dare grosse soddisfazioni. Pronti? Andiamo allo svetramento, a tra poco, ciao! Cari amici Filurs, diviso in 3 parti, questo lo dice tanto la Marantz e infatti lo possiamo vedere facilmente, solo alimentazione, parte di potenza e parte di segnale, e tra l'alimentazione e la potenza c'è la lettona di raffreddamento veramente grossa, Tanta grossa. sì, è enorme, che fa anche da schermo elettromagnetico. Allora, loro tengono a precisare un'altra cosa, prima di tutto, trasformatore Marantz, toroidale, fatto apposta per loro, col cappuccetto, molto bello, Sì. molto bello, opulento, alimentazione switching per i servizi e per le parti digitali, ok, che sta di qua. Quindi sono 2 alimentatori, uno lineare per l'amplificatore vero e proprio e uno switching per i servizi. Bravissimo Giulio. Per tenere a bada quelli che quando sentono switching cominciano a schiumare di rabbia. Bravo, esatto. Questo fa solamente la parte network e la parte dei servizi, quindi telecomando, display, queste cose. Ma vedrai che non gli va bene neanche quello. E chi se ne importa, problemi loro. Allora, quindi 220 entra, finisce nel trasformatore, eccolo qua, facciamo vedere Giulia. Eccolo qua, ok? E come possiamo vedere il trasformatore esce da una parte con questi che sono i cavi che vanno alle sezioni di potenza che vediamo tra poco, e poi c'è questo cavo marrone e bianco che finisce qua e al circuito di stabilizzazione, eccolo qua, e che sicuramente farà la parte di preamplificazione. E infatti questa piattina è una piattina che porta sia l'alimentazione switching per, come abbiamo detto, il network, che l'alimentazione lineare per tutte le parti di preamplificazione. Infatti seguiamola Giulio, seguiamola rosso, e finisce infatti proprio qua. Questa è la parte network, poi esce e va di sotto alla parte di preamplificazione. Parte network che è la piattaforma EOS. Esattamente. Quella che questo Marantz condivide con i prodotti Denon. Esattamente, bravo. Tant'è che nella app c'è scritto Marantz Denon. 10, ti do un 10. Allora, questa è la sezione di potenza. Molto interessante e intelligente il fatto di aver posizionato i grossi condensatori di filtro marchiati Marantz da 15.000 microfarad, come si può facilmente vedere, della Suscon, che strana, non l'ho mai sentita questa azienda, però che sono vicinissimi alle sezioni di potenza. Questo fa sì che la lunghezza dei rail, possiamo dire rail o delle piste di alimentazione sia la più corta possibile, e quindi ci sia un trasferimento di potenza il migliore possibile. Poi dispositivi di potenza li possiamo vedere laggiù. Ma sì, riesco a inquadrarteli perfettamente. Ci sono i finali di potenza che sono 2 per canale. Ok, quindi questa è tutta la sezione di potenza, questi sono i due trimmer che regolano la famosa corrente di riposo. Sì. Ok, poi questo è il modulo EOS e Network, questo è proprio l'EOS in particolare. Con questo generoso dissipatore. Esattamente, poi qui se puoi inquadrare, ok, e quindi qui ci sono e corrispondono poi con il pannello posteriore che vediamo il circuito di preamplificazione che sta sotto, che sta lì sotto. Okay. E il circuito fono, ovviamente, perché questo c'è anche un fono MM. Elegante questa finitura, diciamo così, in qualche maniera a rilievo della parte laterale del pannello frontale, che avevamo già visto nel Model 30. Nel Model 30. Lì però c'era quella piccola finezza dell'illuminazione, sì, che invece in questo caso qui non c'è. Sì, è questo pannello che quasi galleggia, molto bello. Sì. Possiamo vedere il dettaglio dei molto bei
connettori dei diffusori. Oh, questa è una classica finezza giapponese che serve per cortocircuitare l'ingresso fono, perché altrimenti l'ingresso fono, se non è cortocircuitato, comunque genera un certo rumore. Sì. Quindi cortocircuitandolo si diminuisce il rumore di tutto il circuito. Allora, finiamo il video inquadrando le viti che sono tutte in rame. Ma guarda che bello. Bello, no? Andiamo ad ascoltare. A tra poco, ciao. Ciao. Allora, mi sembra, no, posso dire una cosa, Giulia? Pronti. Mi sembra che questo amplificatore, che è stato fatto anche pensando alla multimedialità e quindi al far parte del centro di un intrattenimento multimediale col televisore, abbia una capacità di espressione ragguardevole. Sì. Ecco, cioè sembra proprio l'amplificatore audio bello, fatto bene, con un bel suono, al quale poi è stato messa anche l'ingresso HDMI e quindi che strizza l'occhio a tutta una serie di esigenze che non sono strettamente e propriamente quelle dell'hi-fi e che possa candidarsi a essere proprio un prodotto che non solo ti fa sentire bene la televisione, molto bene la televisione, ma anzi soprattutto ti fa godere alla stragrande di un bel brano musicale. Sì, e a me quello che colpisce di questi Marantz, a questo punto io credo che stiamo al terzo Marantz che proviamo per il canale, più insomma magari quelli che mi sono capitati per le recensioni sulla carta stampata, il fatto che suonano tutti in maniera coerente. Sì. Non ho detto suonano tutti uguali, non ho detto suonano tutti in maniera simile, suonano con un approccio che è molto coerente, il che secondo me mette in condizione l'appassionato, magari l'appassionato proprio del marchio Marantz, di andare a colpo sicuro. Evidentemente questi signori hanno una, come posso dire, grande attenzione a questo aspetto, a questo parametro, e fanno il massimo, fanno il possibile per cercare di mantenere appunto questa impostazione, che poi è un'impostazione tutto sommato sana, è un'impostazione nella quale io mi ci trovo abbastanza bene. Certo, non è quell'ascolto che magari ci siamo ritrovati a fare con alcuni amplificatori che tendono a spaccare il capello in quattro, tendono a portarti quasi a sbatterti in faccia il dettaglio, quasi che fosse una sfida con se stessi a estrarre ogni singolo microscopico particolare dalla registrazione. Qua c'è un suono caldo, avvolgente, gradevole, profondo, corposo, dove francamente mettersi a indugiare sul dettaglio non viene voglia, cioè a me personalmente non viene voglia. Me la godo un po' di più, è un ascolto più rilassato, è un ascolto meno impegnativo, che però mi immagino in un ambiente domestico, quindi come centro di intrattenimento in un salotto di casa e non in uno studio. Probabilmente va bene. O quando ho detto studio, poc'anzi non ho inteso studio di registrazione, io dico l'appassionato che si siede davanti al suo impianto e ascolta con l'approccio di chi si sta studiando un disco. Questo è diverso, questo è l'appassionato di musica che si siede e si gode un brano o una serie di brani, e in questo il piccolo Marantz 60enne secondo me fa il suo mestiere in maniera egregia. Tra l'altro con un eccellente rapporto qualità-prezzo che probabilmente è dovuto alla grande economia di scala, perché non dimentichiamo che Marantz fa parte del gruppo D&M, quindi Denon e Marantz, per cui certi dettagli costruttivi, certe cose sono in comune tra Denon e Marantz, ma poi ci sono delle forti personalizzazioni tra un marchio e l'altro, ma questo gli dà la grande forza e la grande capacità di poter avere un potere d'acquisto
sui componenti enorme, e quindi questo ovviamente ricade poi sul prezzo finale di acquisto, che è un prezzo finale estremamente conveniente. Ha una grande capacità di pilotaggio, noi le abbiamo provato con le Indiana Line Tesi 6, Diva scusa, e con le Paradigm Founder e con, le 40B. e con tutte e tre ha saputo esprimere molto bene qualsiasi tipo di genere musicale. Abbiamo poi finito per utilizzare queste che sono le, aiutami, le Diva 6, che tra l'altro dal punto di vista economico più o meno si abbinano, no? Perché queste costano 1.600, l'amplificatore costa 1.500, quindi siamo più o meno lì, e potrebbe essere anche questa un'accoppiata interessante, immaginati con le casse al bordo, ai bordi di un grosso televisore, e magari con, se serve, un lettore di CD, un giradischi, molto molto soddisfacente, con, e confermo quello che dice Giulio, il Sound Feeling Marantz. Marantz non è mai stato un prodotto che ha spaccato il capello, è sempre stato un prodotto che, se vogliamo, ha forse dico un'eresia, forse no, un po' ispirato anche il sound inglese, perché poi il sound inglese è un sound dal punto di vista della morbidità forse simile, anche se poi ha preso una strada diversa. Non ci dimentichiamo che Marantz c'era prima dei grossi costruttori inglesi, no? Quindi lui, Saul Marantz, ce lo ricordiamo dai primissimi amplificatori, che credo fossero addirittura dei primi del Novecento, non so esattamente la ricostruzione. Un po' più avanti, stiamo sempre ragionando del periodo del dopoguerra. Quindi, che dire, secondo me è una scelta azzeccatissima, sia per chi utilizzerà l'ingresso HDMI, sia per chi non lo utilizzerà, no? Perché poi potrebbe diventare anche l'appassionato audiofilo senza bisogno di andare nel DAC. Allora, il DAC poi, siccome c'è solo ingressi coassiale e ottico, e quindi non ha l'ingresso USB, ed è un po' una tendenza che stiamo scoprendo in amplificatori con un DAC e che sono amplificatori network, perché indubbiamente non ha senso più collegarlo al computer se ha un network interno, no? Quei due ingressi servono per un lettore di CD magari vecchio che ha l'uscita coassiale, no? E per il televisore che non ha l'uscita HDMI. È vero che le abitudini degli utenti cambiano anche un po' in funzione, in relazione a quelle che sono le tecnologie che ci sono a disposizione. E fino a qualche anno fa, se tu volevi sentire quella che insomma si chiamava, secondo me impropriamente, la musica liquida, dovevi tenerti il PC, il portatile, accanto al computer, utilizzando il cavetto USB, il DAC, poi gli amplificatori con il DAC a bordo. Però oggi, con la presenza pervasiva delle connessioni di rete dentro le abitazioni, molto probabilmente le persone lo utilizzeranno con gli ingressi wireless o con la porta cablata Ethernet, ma a quel punto effettivamente la scomodità del computer attaccato all'amplificatore non ha senso, la togli e hai appunto la app, che è molto più comoda, molto più gradevole. Interessante il fatto che questo tipo di amplificatori, lo diciamo sempre, ma credo che sia importante sottolinearlo, prefigurano sempre un impianto autocontenuto, l'amplificatore, i diffusori, e non c'è bisogno della sorgente. La sorgente, se vuoi, ce la metti perché ti fa piacere mettercela, il lettore di CD piuttosto che il giradischi, ma comunque tirato fuori dall'imballo, questo con una connessione Ethernet o Wi-Fi è in grado di funzionare. E tra l'altro questo ha reso molto più popolare e economico avere un suono di qualità in casa, perché prima c'era il problema della sorgente, che doveva essere una buona sorgente, che doveva costare il 30-40% dell'intero impianto. Adesso quel 30-40% non va speso perché è contenuto. Insomma, in fin dei conti, qui se tu hai stanziato un budget di 3.000 euro, che è già un budget sostanzioso, 50% l'amplificatore, 50% i diffusori, e hai allocato i due centri di costo. La sorgente
magari te la compri un domani quando hai riempito il salvadanaio e ti viene la curiosità di comprarti un giradischi e comprarti qualche disco in vinile, perché no? Certo. O piuttosto hai la collezione di CD che tenevi in soffitta, li ritiri fuori e ti compri una meccanica di lettura, magari te la compri usata e insomma ti permette di estendere l'acquisto su un tempo più lungo, dimensionando il budget in maniera adeguata. E ultima considerazione che mi viene da fare, che non riguarda tanto il Marantz, ma un po' più generale, è 2 punti. Accidenti, quanti amplificatori integrati di buona qualità ci sono capitati in questi 2 o 3 anni? È vero. Su questa fascia di prezzo. Ne abbiamo visti veramente tanti. Tanti nella fascia di prezzo dei 1.000-1.500 e tanti nella fascia di prezzo dei 2.500-3.000, direi. Sì, che è il gradino successivo. Esatto, tanto che questa giustissima considerazione di Giulio rende poi quasi più complessa la scelta, perché poi mica suonano tutti uguali. No. Quindi va scelto l'amplificatore che ti piace di più con l'abbinamento con il diffusore che va meglio per le tue esigenze, che alcune volte sono anche logistiche, non solo. E guardate che noi, veramente adesso stavo ripensando, di questa fascia 1000-1500 di amplificatori, e ne sono capitati diversi con dei suoni differenti, con delle caratteristiche di interfaccia differenti. Come fai a scegliere? Io quello che penso è che sia sempre opportuno diffidare da chi fa le guerre di religione dicendo Marantz è il solo, no, Marantz mai, quell'altro è il migliore. Sono apparecchi che bisogna andarseli ad ascoltare, e qua torno alla solita cosa, le domande che voi ci fate, meglio A o meglio B? Lo devi ascoltare, possibilmente con i tuoi diffusori, e farti un'idea, perché, ripeto, tra questo Marantz e magari un altro amplificatore della stessa fascia di prezzo c'è proprio l'aspetto del suono che è differente. Ti può piacere più questo, ti può piacere più un altro, e che te lo dica Giulio Salvioni o Giancarlo Valletta poco conta. Sì, anche perché questo è un amplificatore che non predilige i forti contrasti, ma personalmente io preferisco decisamente questo suono a un suono invece un po' più squillante, un po' più aggressivo, come poi sono certi suoni moderni, per cui dire è meglio questo o è meglio quello è molto difficile. E poi viene da sé un'altra considerazione: quali casse ci vuoi mettere, come è fatto il tuo ambiente. Quindi noi non possiamo rispondere, possiamo solo dirvi ascoltatelo, a noi è piaciuto, quindi è un buon prodotto. Poi se vi piace o meno a voi è un altro discorso completamente diverso. Ultimissima considerazione: senza dubbio Marantz è un marchio che tiene molto bene il mercato, che ha una catena di assistenza giusta, efficace, e quindi queste poi sono delle cose che vanno, secondo me, tenute in considerazione in un momento come questo. Vanno tenute in considerazione nel momento in cui poi l'oggetto, fra 5 anni, 7 anni, 10 anni, decidi di rivendertelo perché vuoi migliorare o perché ti sei stufato di ascoltare la musica, può darsi, ma anche se fra 5 anni, 10 anni ti si rompe. Cosa che può succedere. Cosa che corna facendo, ma può succedere. Va bene, allora subscribe, iscrivetevi, scampanacciatevi, anche tutti i social, compreso Faccia Libro, va bene così lo dico in italiano. Certamente, Faccia Libro. A presto, ciao.